Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, anche oggi con la mia solita tisana, stavolta frutto della passione, e siamo qua per parlare ovviamente dei vampiri, di nuovo. Chi è nuovo sul canale non lo sa, ma qui si parla spesso di vampiri e parliamo in particolare di questo volume qui. Volume che io ho letto inizio dicembre e che è uscito, è stato editato in Italia dalla Nicola Pesce Editore a marzo di quest'anno, del 2020. E ovviamente parla di vampiri. Vi leggo il titolo perché è complicato. Vampiri, dove trovarli, racconti di viaggio, appunti sparsi e lettere ritrovate. È un volume, una guida essenzialmente, uscita in Italia, scritta da 3 autori italiani che in realtà qui si firmano con nomi da vampiri ed è essenzialmente una guida. In realtà gli autori qui ci raccontano un falso letterario, ci raccontano infatti che la guida è stata redatta nel 1938 da J.K. Abrams sotto costrizione, perché così è, di Carmilla, la famosa vampira. Carmilla ha l'intento di comporre questa guida per raccontare ai lettori dove trovare i vampiri, quali sono i nascondigli dei vampiri, perché a suo dire così i turisti si avventurano alla ricerca dei nascondigli dei vampiri e i vampiri si trovano il cibo a portata di mano senza dover uscire ad andarlo a cercare. Insomma, una guida per il lettore, per l'umano comune, affinché diventa cibo per vampiri. Consapevole di diventarlo, perché lei insomma non lo nega mai nella guida, e quindi insomma è una guida per chi vuole sacrificarsi in nome dei vampiri essenzialmente. Questo è l'espediente letterario con cui viene scritta. Quindi capite già dall'espediente letterario che è sicuramente divertente. Infatti il filo comune di tutto il volume è sicuramente l'ironia. Andiamo innanzitutto a vedere questo volume perché è veramente bello. La cover è con questo aspetto così che ricorda i libri d'epoca, con questo oro che emerge dal rosso. Questa è la costa che non vedrete mai perché non metterò mai a fuoco, e questo è il retro. Guardate che bella la chicca di scrivere il prezzo su un francobollo di vampiri. All'interno, aprendo, è fatta così, e poi ritroviamo appunto la nostra guida. Devo dire che la cura dei dettagli di questo volume è fantastica. Qui abbiamo l'indice. È una guida illustrata, quindi ci sono parecchie illustrazioni che accompagnano il testo ed è uscita a costo di 25 euro. Vi mostro qualcos'altro dell'interno perché è veramente bella. La cura appunto dei dettagli che è stata messa in questo volume è meravigliosa e sicuramente arricchisce tantissimo il volume. Come dicevo appunto è una guida con questo espediente letterario che Carmilla, la famosa vampira, fa stilare a questo suo adetto che viene trasformato, che è questo Abram, che gira per il mondo appunto stilando questa guida. All'interno della guida, oltre appunto alle parti scritte dal presunto Abram, ci sono alcune piccole parti scritte da Carmilla stessa e alcune lettere ritrovate sparse qua e là che appunto raccontano di vampiri. Come ogni guida che si rispetti è divisa per continenti. Abbiamo prima l'Europa, poi l'Asia, l'America e altre parti del mondo, con altri piccoli dettagli alla fine. La parte europea è quella principalmente scritta da Abram. Abbiamo tutta la prima parte appunto dell'Europa del Nord, molto divertente, dove lui, oltre a raccontare dei vampiri, mette anche per esempio non solo dove trovarli, ma dove dormire, dove acquistare appunto gadget vampireschi tipo paletti e cose, insomma, kit di questo tipo. Tutto farcito da tanta ironia, cioè si ride tantissimo. E inframmezzato ogni tanto anche da qualche ricetta, sia per umani che per vampiri, e quindi veramente divertente. Durante questi viaggi lui incontra vari personaggi. Una parte viene scritta proprio da Vlad, il famoso Dracula, insomma, anche se Dracula viene un po' preso in giro dagli altri, questa cosa è veramente divertente. Inoltre incontrano durante il viaggio, in una parte si incontra appunto Mary Shelley e Lord Byron e tutta la loro cricca,
Non vi dirò molto di questo, ma è veramente, quella parte è veramente divertente perché loro nascondono dei segreti che piano piano vengono svelati al lettore, ma in maniera fantastica, veramente, veramente divertente. La cosa bella di questo libro sono le enormi citazioni. Ogni volta che lui si muove, si sposta, cita qualche cosa e per chi è amante dei vampiri, per chi ha letto tanto di vampiri, c'è veramente tanto da cogliere e io sono dell'idea che io non ho colto tutto e quindi veramente se uno è appassionato c'è veramente tanto da cogliere. C'è a un certo punto, per esempio, che appare il personaggio delle Fanù che veramente è miserrimo in questo volume, poverino. Per esempio è molto divertente la maniera ironica in cui lui, Abram, che stila questa guida, prende in giro gli scrittori, in particolare quelli irlandesi, ma in generale gli scrittori che raccontano di vampiri, definendoli tutti veramente poco affidabili e prendendoli in giro dall'inizio alla fine del volume. Poi c'è la parte italiana che è composta da una raccolta di lettere ritrovate praticamente dagli uomini al fronte. Siamo comunque, è ambientata la guida nel 38, quindi potete immaginare l'ambientazione storica. E anche lì, malgrado sia una parte un po' più seria, però in realtà c'è un'ironia di sottofondo di questi tizi che vengono mandati in giro per l'Italia a cercare vampiri quando la gente muore al fronte, e con queste lettere drammatiche di questi che sono, ahimè, annoiati nella ricerca dei vampiri. Comunque sicuramente meraviglioso. C'è poi la parte dedicata all'Asia e lì troviamo tutta una serie di figure che vengono accomunate ai vampiri e che fanno ribrezzo al nostro scrittore, per cui lui a volte si rifiuta anche di definirli vampiri. Ed è molto divertente per chi è appassionato di mitologia orientale di andare a ritrovare insomma le figure appartenenti all'epica, alla mitologia, comunque al mondo del fiabesco orientale. Poi c'è la parte ambientata negli Stati Uniti che io ho adorato. C'è a un certo punto il nostro personaggio Abrams che passa a Forks, incontra dei vampiri sbrilluccicosi e lo fa in maniera molto... lui rimane molto perplesso da questi vampiri, quindi bellissimo. E per esempio durante il viaggio incontra lo scrittore di Io sono leggenda che gli dice io diventerò una leggenda, insomma incontra tutta una serie di figure, di personaggi, di scrittori, anche di figure appartenenti al mito, alle storie riguardo ai vampiri o comunque le figure che si avvicinano alla figura vampiresca. Bellissimo. Sicuramente una lettura straconsigliata. Io mi sono divertita tantissimo. Non lo prendete come un libro serio sui vampiri, non è un libro nato per far paura, assolutamente, ma per far sorridere il lettore. E la cosa più bella di questo volume è sicuramente l'enorme quantità di citazioni riguardo a scrittori, vampiri, figure mitologiche, veramente tante, e tutte fatte con una estrema grande ironia. Lo scrittore, questo presunto Abrams, che insomma gira obbligato da Carmilla nel redigere questa guida, è sicuramente una voce ironica veramente, veramente divertente. È sicuramente una lettura consigliabile per l'inverno, perché soprattutto se ve lo leggete in una giornata di pioggia è perfetto. In realtà il volume non è enorme, sono 254 pagine frammezzate dalle illustrazioni, come avete visto, perché è un volume illustrato con tutta una serie di illustrazioni che arricchiscono tantissimo il testo, e quindi si legge in maniera anche abbastanza veloce, però è veramente veramente divertente. Poi in questa versione extra lusso, veramente bella, è uscita al costo di 25 €. Credo, così come era stato per il volume precedente su Lovecraft, faranno anche la flessibile, anche perché ho letto online, non sono sicura che sia una informazione affidabile, ma ho letto che è stato stampato inizialmente solo in 1500 copie, quindi veramente poche, e io l'ho preso subito, prima di subito, non potevo aspettare. È sicuramente una lettura straconsigliata agli amanti dei vampiri, con la consapevolezza che è una scrittura ironica, non è un libro nato per incutere timore nel lettore, assolutamente no, ma nasce appunto con l'idea di divertire il lettore. Della stessa serie è uscito già qualche anno fa, adesso non ricordo quando, la stessa guida, però di Lovecraft, che
mi manca e devo recuperare. Quella è uscita sia nella versione irrigida che inflessibile. Irrigida è esaurito. Io è un po' che lo sto cercando usato e non si trova, quindi presumo che insomma a un certo punto mi butterò sulla flessibile per forza di cose perché è veramente introvabile, però gli iscrittori sono sempre loro e quindi io mi aspetto la stessa ironia che c'è in questo volume. Sicuramente anche quello lo recupero perché la lettura di questo volume è stata veramente molto molto piacevole. Tra le tante citazioni che si trovano nel volume sono citati la famiglia Romanov, Winnie the Pooh in versione macabra, Mina, tutti i luoghi riguardanti Dracula di Bram Stoker. Insomma, c'è veramente, veramente tanto da leggere, da riscoprire. Chi l'ha letto vi sfido a trovare quelle che io non ho detto in questo video, scrivetemele sotto nei commenti, comunque scrivetemi se conoscevate l'uscita di questo volume, se è un'uscita che vi stuzzica, vi interessa oppure no. E comunque questo per quanto riguarda la recensione di questo volume è tutto. Sicuramente è una lettura che vi stra consiglio, soprattutto per gli amanti dei vampiri e per chi vuole leggere qualcosa che sia veramente divertente e originale rispetto a quello che abbiamo letto riguardo ai vampiri finora. Questo è tutto per questa recensione, che per una volta forse sarà un po' più breve delle altre, forse. Ad ogni modo, lasciatemi un commentino sotto per sapere che siete passati, scrivetemi quale, se siete arrivati alla fine del video, scrivetemi qual è il vostro vampiro preferito in assoluto. Niente, manca a dirlo che il mio è il famoso vampiro di Bram, ma mai lo sapete, però ho apprezzato tantissimo la citazione dei vampiri di Forks. Ad ogni modo, fatemi sapere qual è il vostro vampiro in assoluto preferito. Mettetemi un commentino sotto. Io intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!